volte si dice chiusa la porta si apre un portone, a me si sono chiuse porte, portoni, finestre, spioncini, di tutto e di più. Per cui effettivamente non ho mai presentato questo benedetto disco, se non, come ripeto, inserendo queste canzoni, alcune di queste canzoni in altri spettacoli, oppure molto più banalmente facendo delle cose live. Ciao amici, benvenuti sul canale. Qualche giorno fa avete potuto vedere sul mio canale un piccolo short video riferito a un video ancora più vecchio di 3-4 anni fa, dove raccontavo la genesi di un disco intitolato Tre quarti d'amor, l'ultimo che ho registrato. Mi tolgo subito il pensiero, produzione Ornella D'Urbano per Crotalo Edizioni Musicali, ecco, perché avrei voluto chiacchierare in merito a questo disco e anche soffermarmi un po' su quella che fu allora una grande speranza e successivamente divenne una grande delusione. Parto dal presupposto che era già comunque come dire, un rischio far uscire un disco nel momento in cui si era tutti in casa, ricorderete quel maledetto periodo relativo al Covid. Ecco, io quel disco lo scrissi durante la pandemia, in isolamento come tutti gli altri, come quelli che mi stanno seguendo, e la cosa proseguì anche in fase di realizzazione, perché io registrai qui in questo studio tutti quelli che sono i provini del disco, li mandai, ma questo giusto per fare un recap, a Ornella D'Urbano, che è la mia produttrice e arrangiatrice. Lei si prodigava allora a arrangiare questi brani, spediva tutto a Roma a Giovanna Famulari, violoncellista che ha partecipato a questo progetto. Questa parte poi veniva in qualche modo trasferita in uno studio romano nelle mani di un fonico molto bravo, mi pare si chiamasse Massimo, e poi tutto in blocco veniva spedito a Bologna, perché poi Paolo Balestri, voiceover, che leggeva allora i fari narrativi che anticipavano ogni brano, si ispirasse in qualche modo e registrasse le sue parti. Dopodiché un'altra volta tutto ripartiva per Rimini, dove Ornella allora risiedeva. Quindi un disco online praticamente. È stata una sfida incredibile, io non pensavo si potesse realizzare, perché io poi con la tecnologia sono un po' impedito, per cui per me era impensabile fare un disco a distanza. E che distanze, perché Rimini, Bologna, Roma e quant'altro non era propriamente dietro casa. E invece la cosa riuscì molto e ne fui veramente contento. Io finì quel video di allora, di 3-4 anni fa, come ripeto, con una speranza, che era quella di non vedere tutto cadere nel pericolosissimo imbuto del dimenticatoio. Ecco, purtroppo non è andata così, ma non ci è andata neanche tanto lontano, perché purtroppo dovete sapere, anche se potreste immaginarvelo tutti, che dopo quel periodo moltissimi locali di Milano, e non solo, perché io poi prima che uscisse questo disco ero abituato a suonare in tutta Italia, sono arrivato a suonare a Roma, ho suonato in Sicilia, insomma ho suonato veramente in lungo e largo per lo stivale. Ecco, però tornando sul territorio insomma più familiare, ecco, a Milano chiusero, e tuttora sono chiusi, diversi locali dove facevano musica dal vivo. Questi locali sono purtroppo diventati solo dei posti dove si fanno aperitivi, apericene come vengono chiamate adesso, in questo modo piuttosto bizzarro, e quindi ecco che i musicisti, non dico tutti, ma insomma una buona parte, sono rimasti a piedi. Io fra questi non sono il più bello degli altri, per cui sono rimasto a piedi e ho praticamente presentato queste canzoni in due modi. Il primo è inserendo alcuni brani nei miei repertori
che sono succeduti a quel periodo, quindi uscite con Roberta Tantillo, la poetessa con la quale ho lavorato e lavoro tutt'oggi, e anche in spettacoli diversi dove però mi era anche richiesta altra musica, quindi altre canzoni, richiami con altri album, quindi l'album Chiaroscuro, l'album Santi e Disfatti, l'album Geronimo Mastrillo, anzi il Circo di Mastrillo, e quindi insomma dovetti in qualche modo inserire questi nuovi brani del disco Tre Quarti d'Amor in altre situazioni, ma una presentazione vera e propria non successe mai, e questa cosa mi ferì molto perché io credevo fortemente in queste canzoni, tuttora ci credo, perché sono canzoni belle, ma non lo dico perché io le abbia scritte, sono canzoni sicuramente di sentimento, sono canzoni che sono nate tra l'altro in un periodo, tornando sempre al discorso isolamento, lockdown, in un periodo dove allora, se ricorderete, c'erano preoccupanti notizie da tutti i telegiornali, giornali, radiogiornali, dove le violenze domestiche erano cresciute in maniera esponenziale. Quindi donne che si ritrovavano in casa con i mariti che spesso e volentieri diventavano anche violenti e quindi si consumavano tragedie familiari all'interno di una tragedia già di per sé parecchio pesante, cioè quella dell'essere isolati in casa. Quindi ecco, in quel periodo io pensai che forse c'era bisogno d'amore, ecco, perché mancava in tutti i sensi, e quindi scrissi 11 canzoni d'amore, anche perché, lo dico spesso negli spettacoli, facendo sorridere le persone, io di canzoni d'amore non ne ho scritte quasi mai, o pochissime, e allora mi sono tolto il dente, tolto il dolore, ne ho scritte 11, tutte in fila, con questa altra follia di suonarle tutte in tre quarti. Chi mi conosce sa che ho studiato musica classica e quindi sono un amante, insomma, dei valzer. Questo è il tempo ternario, è il tempo che più amo, e infatti insomma i valzer di Chopin sono meravigliosi a mio modesto avviso. E quindi ecco, ho unito la passione della musica classica, quindi la passione del tempo ternario che ho imparato ad apprezzare ed amare grazie alla musica classica, e con un argomento ben più serio, insomma, quello dell'amore mancante in quel periodo. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, qualcuno mi ha identificato in un cantautore mancato francese, perché in qualche modo anche nella cultura musicale francese sono spesso presenti questi tempi ternari, no? Le musette, i valzer, eccetera. Per cui insomma tra la Francia e la musica classica ho fatto questo salto temporale gigantesco fino ad arrivare a realizzare questo disco. Io ricordo anche Ornella mi disse: Corrado, sei fuori di testa, perché in un periodo di musica trap o rap, insomma tutto quello che ne consegue, fare un album di soli valzer monotematico, perché poi alla fine lo definirei più che volentieri un concept album, un album concetto, quindi che parla d'amore, ecco, è quantomeno rischioso, sfidi il buonsenso, sfidi i tempi. Però è anche vero che devi fare quello che vuoi, perché a questo punto, arrivati ad oggi, non c'è più questa voglia di produrre un cantautore che abbia delle storie da raccontare, ma si ha più voglia di sentire un ritornello dopo 40 secondi di strofe, che poi quel ritornello possa diventare cantabile per il resto dell'estate o per il resto, insomma, della stagione in cui esce su Spotify piuttosto che su altre piattaforme digitali. Ecco, quindi è stata una sfida nella sfida. Quello che io avete visto in copertina, facciamo una chiacchierata. Ecco, quello che vorrei dirvi, so che sfido il buonsenso e sfido anche la mia faccia tosta, anzi ce l'ho già, per cui insomma c'è poco da sfidare. È questo: io ricevo veramente tantissimi complimenti e non finirò mai di ringraziarvi, perché per quanto il mio canale abbia 400 e qualcosa iscritti, quindi sono una barzelletta rispetto a canali molto più attrezzati del mio, però all'interno di questi 400 e rotti iscritti, ecco, ci sono persone veramente
fedeli. Ecco, fedeli vuol dire che ti seguono, che aspettano che tu pubblichi il nuovo contenuto, che insomma non ti fanno aspettare ore, giorni o mesi per lasciare un commento che possa insomma farmi piacere. Tra l'altro sono anche commenti costruttivi, non sono solo complimenti, Corrado sei bravissimo, a volte insomma ci si interfaccia e ci si racconta anche delle cose. Per cui ecco, io chiedo a queste persone, che ripeto sono poche rispetto a tantissimi altri canali e a tantissimi altri artisti, chiedo a queste persone di informarsi nella loro città, nel loro paese, presso le loro conoscenze, tramite amici, parenti, zii, nonni, nipoti, insomma, quelli che gravitano attorno a questi miei, tra virgolette, fan. Adesso mi do veramente tante arie che non è nel mio stile, ecco, di diffondere questa voce in attesa che l'album nuovo esca, perché io ho già scritto 11 canzoni nuove e non è da escludere che ne arrivi anche una 12ª per la felicità della mia produttrice, però insomma ho raccontato tante storie nuove, sono maturato sia musicalmente che a livello testuale, quindi ho scritto cose molto, oserei dire, anche difficili. Ecco, però in attesa che il nuovo album prenda forma, che succeda qualcosa di nuovo nell'universo musicale del sottoscritto, ecco, mi piacerebbe poter presentare un disco, ecco, cosa che non mi è successa assolutamente con Tre Quarti d'Amore. Capite bene che con la mia faccia, seppur sfacciata, ecco, scusate il gioco di parole, andare in un posto e dire signori fatemi entrare perché devo cantare, la risposta più ovvia e che capisco pure è ma tu chi sei? Giustamente. E l'ho fatto, mi sono addirittura finto postino in una casa discografica, insomma ne ho fatte di ogni. Però è difficile perché, ripeto ragazzi, soprattutto dopo il Covid si sono chiuse molte porte e non se ne sono aperte altre. A volte si dice chiusa la porta si apre un portone, a me si sono chiuse porte, portoni, finestre, spioncini, di tutto e di più. Per cui effettivamente non ho mai presentato questo benedetto disco, se non, come ripeto, inserendo queste canzoni, alcune di queste canzoni in altri spettacoli, oppure molto più banalmente facendo delle cose live, quindi su Instagram, su Facebook, su TikTok, sullo stesso YouTube. Però non è mai, ragazzi, come avere la presenza di fiati di persone che ti stanno addosso e che in qualche modo vibrano insieme al pianoforte, vibrano insieme alle note musicali, vibrano insieme alla mia voce. Non è mai un'emozione così, ecco, perché a volte si canta in casa nell'assoluto silenzio e poi quando hai suonato l'ultima nota ti aspetti anche un timido applauso, invece quello che puoi sentire, forse se lo senti, è la lavastoviglie di quello del piano di sopra. Per cui vi assicuro che per un artista è veramente tremendo. Io poi artista non mi definisco, lo sapete anche qua, chi mi conosce sa che non mi piace questa parola, perlomeno non mi appartiene, perché sono un canzonettaro, alla fine racconto delle storie e le metto in musica. Essere artisti, a mio modesto avviso, è un altro paio di maniche. Quindi ecco, l'appello che volevo fare a tutti voi era quello di informarvi, magari andare nella vostra parrocchia, nella vostra biblioteca di fiducia, dove insomma sovente andate a prendervi i vostri libri, e chiedere se fanno eventi in questi posti. E io mi fiondo da queste persone, da queste giunte comunali, a presentare più che volentieri quello che è il mio lavoro, che è stato, ripeto ragazzi, un lavoro, perché spesso in Italia, per non dire sempre, quando dicono che lavoro fai, il musicista, e di lavoro, insomma, se non è questo il lavoro. E poi me ne sono reso conto quando il lavoro canonico l'ho perso 2 anni fa, per cui mi sono ritrovato in casa con insomma il fondoschiena a terra perché non ci sono più soldi, però perlomeno posso fare il musicista, cosa che prima lo facevo solo a tempo perso. Quindi vi assicuro che fare il musicista è un mestiere sotto tutti i punti di vista. Proprio pochi minuti fa ho parlato con una mia amica cantautrice e ne abbiamo discusso apertamente di questa cosa, e lei conviene insomma su quello che vi sto dicendo a voi, ecco. E niente, tutto qua. Questa è una chiacchierata che sta durando circa un quarto d'ora, però mi
mi piaceva che una versione 2.0, mi sarebbe piaciuto che una versione 2.0 dell'allora presentazione di quel disco fosse realizzata perché volevo proprio togliermi un sassolino dalla scarpa e vedere se c'è ancora voglia, se ci sono ancora orecchi, se c'è ancora cuore, se c'è ancora voglia di amore. Un 3/4 però, in 3/4. Ciao.